Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio presentare in questo video le prove o le nuove prove della resurrezione di Gesù Cristo al Santo Sepolcro. O meglio, ne avevamo già parlato, ma oggi vediamo esattamente nei particolari perché, qual è stato il motivo per cui quando Giovanni con Pietro arrivarono al sepolcro, Giovanni credette subito. E perché poi nelle traduzioni che stiamo vedendo adesso negli ultimi anni, correggendo, trovando le nuove traduzioni dal greco antico, abbiamo capito che non poteva essere diversamente e che quindi Giovanni fu il primo a capire esattamente cos'era successo e Pietro ci vuole qualche minuto per raccapezzarsi e cercare di capire come mai cos'era successo, dove era andato a finire Gesù, perché non era più nel sepolcro. Quindi cerchiamo di capire com'è andata. Allora, i Vangeli dicono che nel giorno dopo il sabato Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino. Praticamente le donne, assieme a Maria di Magdala, ma prima Maria di Magdala che arrivò per prima, si recarono al sepolcro perché, come abbiamo detto già più volte, Gesù fu tirato giù dalla croce di fretta e furia in quanto il sabato stava per accadere, cioè il venerdì sera, quando verso il tramonto, quando Gesù fu tirato giù dalla croce, diventava sabato. Alle 18 grosso modo delle ore odierne, quindi alle 6 del pomeriggio, scattava il sabato, e nel sabato, o sabbat come si dice, gli ebrei, i giudei, non possono lavorare, non possono muovere paglia. Sapete che questa è stata anche una critica fatta dai farisei, dai giudei agli apostoli di Gesù, che magari il sabato facevano qualche aiuto, davano qualche aiuto, curavano qualche persona, eccetera, e Gesù appunto gli disse che curare o aiutare gli altri il giorno di sabato non è infrangere la legge, la regola che diceva che bisognava il sabato riposare, ma è fare del bene. Quindi, avendo dovuto di corsa tirarlo giù dalla croce, mettergli il sudario, poi avvolgerlo velocemente nelle bende senza poter lavare il corpo, detergerlo, mettergli gli unguenti, gli oli e poi fasciarlo per bene, e comportava che bisognava fare queste cose che non erano ancora state fatte. Allora, il giorno dopo il sabato, subito le donne si precipitano al sepolcro, per prima Maria di Magdala. Si recò al sepolcro di buon mattino ed era ancora buio, e vide che la pietra del sepolcro era stata ribaltata. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro apostolo. L'altro apostolo è San Giovanni, l'apostolo più giovane, e lo vediamo adesso quando corrono verso il sepolcro. Dicono esattamente e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e amava perché era il ragazzino, era il giovane, era la passione assoluta, e Gesù quindi aveva un occhio di riguardo, un occhio particolare per questo apostolo o discepolo, che dir si voglia. E quindi Maria di Magdala gli disse quello che era successo, e che non c'era più il corpo di Gesù e non sappiamo dove l'hanno posto. Le parole furono, che ci sono scritte nei Vangeli, hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. A quel momento, cioè inizialmente, nessuno pensò, fece cenno alla resurrezione, e quel mattino Giovanni e Pietro presero a correre e corsero verso il sepolcro. Corsero, dice il Vangelo, con tutte le loro forze, quindi si diedero a correre velocemente. Ovviamente Giovanni, che era più giovinetto e pieno nel vigore della forza, arrivò per primo, corse veramente velocemente, arrivò per primo. Però una volta arrivato
davanti al Santo Sepolcro aperto, davanti all'uscio, si fermò e attese Pietro. Attese Pietro anche per quel rispetto reverenziale che va verso gli anziani, che allora era molto in uso, cosa un po' persa oggi. La troviamo per esempio negli usi e costumi della Corea, la Corea del Sud. Vediamo che ci sono dei titoli onorifici quando si parla con un anziano e l'anziano è rispettato in quanto tale, non perché sia laureato, intelligente, povero, contadino, eccetera, ma solo perché è anziano e quindi gli va portato rispetto. Così era all'epoca di Gesù e quindi Giovanni si ferma. Una volta arrivati sull'uscio, arrivato anche Pietro, Pietro rimase confuso, vedendo la pietra spostata e il sepolcro vuoto. Così dice il Vangelo, che Pietro rimase confuso. Mentre continua il Vangelo, Giovanni vide e credette. Ma cos'è che fece credere a Giovanni? Cosa c'era dentro il sepolcro che Giovanni credette subito alla risurrezione? I Vangeli, in effetti, nella traduzione non ancora corretta di oggi, dicono che videro i teli a terra e il sudario era stato posto sul viso di Gesù, piegato lì in fianco. E da queste poche righe, che il Vangelo ci dice così in maniera un po' approssimativa, non si capisce perché Giovanni, qual è il motivo per cui Giovanni istantaneamente crede che Gesù è risorto. Giovanni infatti è il primo uomo a credere per fede alla risurrezione di Gesù, cioè il primo uomo che una volta vista la scena così da Chito già crede, già sa che Gesù è risorto. Ma qual è il motivo che gli ha fatto pensare a questo? Rimanendo a questa traduzione originale di Vangeli, si fa fatica a capire quale può essere il motivo, visto che il corpo di Gesù non c'era, le bende erano lì piegate. Cos'è che gli può far pensare a una risurrezione invece che a una sottrazione del corpo, una sottrazione di cadavere, come si direbbe oggi? Cosa può averlo convinto sopra ogni ragionevole dubbio? Cosa può aver convinto Giovanni sopra ogni ragionevole dubbio che appunto Gesù era risorto? Leggendo i Vangeli già capiamo, abbiamo un primo indizio anche con questa traduzione che c'è attualmente ancora da correggere, in quanto giustamente come tutte le traduzioni o i nuovi apporti nelle traduzioni ci vuole un po' di tempo perché tutti gli studiosi concordano, capiscano, vedano, eccetera. Ma già solo con questa traduzione era quantomeno improbabile agli occhi di Giovanni sicuramente, ma anche agli occhi nostri, se voi ci pensate bene, per quale motivo avrebbero dovuto portare via il corpo di Gesù nudo. Non conveniva prendere tutto il pacchetto, cioè Gesù impacchettato nel sudario e portarlo via, perché spogliarlo, cioè tirare via le bende, tirare via il sudario e portare via il corpo nudo? Aveva poco senso, anche solo perché magari si poteva essere visti, ammesso che i soldati invece che essere scappati come qualcuno cerca di dire, nonostante ci fosse scritto da più parti, si fossero magari addormentati, si fossero ubriacati, se ne fossero andati perché stufi di stare lì tutta la notte e qualcuno avesse rubato il corpo. Perché trafugarlo spogliandolo nudo? Non aveva nessun senso, lo si trafuga completamente. Allora qualcuno può pensare magari è stato fatto così per far credere che sia risorto, ma avrebbe anche questo poco senso. Quindi già questo fatto appare chiaro che nessuno poteva aver rubato il corpo di Gesù comportandosi in tale maniera, quindi per forza lì doveva essere successo qualcosa di diverso. Quindi da questo capiamo che nonostante questa stranezza o queste stranezze, chi è che prende e comunque magari prende le bende, le piega, le avvolge, le piega in un posto tranquillo, cioè per poi rubare il corpo nudo di Gesù, cioè lo porta via con le bende, e se proprio lo sbende per fare una finta resurrezione le caccerebbe così, non sta lì a piegarle, a metterle.
c'è qualcosa nella traduzione che non funziona. Allora, i biblisti e gli storici, man mano che sono state trovate testi più antichi, appunto in greco antico, per esempio come i pezzi ritrovati sul Mar Rosso, no? Vi faccio un esempio. Ecco che piano piano si cominciano a vedere che le traduzioni hanno un senso diverso. Uno di questi traduttori, di questi biblisti che hanno iniziato a avere questi dubbi è Don Antonio Persilli, che iniziò la ricerca, diciamo, di capire i testi proprio partendo da questa cosa. Ma com'è possibile che uno entra, vede, cioè aveva poco senso questa disposizione delle cose, il corpo di Gesù nudo trafugato, cioè veramente aveva poco senso, anche per un uomo dell'epoca. E quindi cosa c'è che forse non aveva funzionato nella traduzione? E allora, andando a leggere non le nuove versioni, ma le versioni in greco antico, che era la lingua utilizzata dai dotti di allora per scrivere, quindi sono le versioni più antiche, quelle in aramaico e poi in latino e in tutte le altre lingue, sono versioni più recenti. Le versioni più antiche, quelle vicine a Gesù, ai tempi di Gesù, scritte di Vangeli, sono in greco antico. Allora andiamo a vedere come mai, e vedendo questo come mai, Don Antonio Persilli, come poi altri biblisti successivamente, ha iniziato a capire che c'erano degli errori nella traduzione. E proprio questi errori non erano stati correttamente interpretati, perché le parole hanno un significato diverso. Un po' come nell'inglese alcune parole hanno un significato a secondo della frase, anche queste parole nel greco hanno un significato a secondo di come sono interposte. E quindi andiamo a controllare la traduzione del greco, quindi della Bibbia in originale in greco antico, dei Vangeli in originale in greco antico. Alcune traduzioni dicono che Pietro vide i teli buttati là, piegati là. Altre traduzioni optano per i teli per terra. Ma perché interpretare in maniera diversa una frase che vuol dire invece qualcosa ancora di diverso? In realtà il verbo keima, da quale arriva il participio del verbo appunto keimena, ha un significato un pochino diverso. Significa essere lì, giacere lì o giacere per terra, ma indica esattamente una posizione precisa nello spazio, cioè una posizione orizzontale. Significa quindi che le fasce erano non per terra, ma afflosciate, distese, quindi in orizzontale. Avete presente, il corpo di Gesù era stato messo su una specie di pianale in pietra ricavato all'interno di questa piccola grotta che era il sepolcro, e quindi era stato disteso lì e non c'era più il corpo, ma le fasce. Avete presente un bozzolo? Ecco, le fasce col sudario avevano questa forma di bozzolo afflosciato, quindi come se il corpo internamente fosse sparito, fosse evaporato dall'interno. Quindi le bende erano ancora con la forma del corpo ma afflosciate, come se il corpo fosse appunto fuoriuscito, come l'aria da un palloncino. Sapete quando si sgonfia un palloncino? Ecco, afflosciate, mantenendo la forma ma afflosciate. Anche il sudario non era riposto da un'altra parte, ma non era afflosciato come le bende, cioè aveva mantenuto una forma tridimensionale, una forma rigonfia, una specie di bozzolo, come appunto dicevamo. Quindi ecco che quello che ha visto Giovanni, che le ha fatto credere, ha già un senso compiuto. Sicuramente chiunque di noi, con la mente moderna di oggi, vedendo questo bozzolo sgonfio, privo del corpo all'interno e senza che fossero
il bozzolo, diciamo, e le bende fossero state manomesse, fossero state tagliate, ci fosse un'apertura da cui il corpo fosse uscito, avrebbe prontamente inteso quello che ha inteso subito Giovanni e quello a cui poi è arrivato un pochino più tardi anche Pietro, il quale era molto confuso, affaticato dalla corsa e lì per lì non riusciva a capire cosa era successo, cosa stava succedendo, mentre Giovanni, come vide questo bozzolo privo all'interno del corpo di Gesù, vide e credette per primo, subito. Certo che e questo è il perno della fede cristiana, la resurrezione di Gesù, che è un gran mistero per noi esseri umani. Ma ne parleremo ancora, ne parleremo in un prossimo video. Insomma, ecco qua, dopo la Pasqua avvenuta qualche giorno fa, la spiegazione del perché vide e credette. Questo era Giovanni, l'apostolo amato. Quindi questa traduzione, che voi potete trovare anche appunto nel libro di Don Persilli, è la traduzione che è al vaglio adesso del clero per poter essere piano piano introdotta nei Vangeli, perché è stata studiata, è stata ricorretta, è stata vista e ha ovviamente più senso nelle cose. Scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se io già ve ne avevo parlato, vi avevo anticipato questa cosa, vi avrei detto che poi l'avrei spiegata in maniera più completa e oggi l'abbiamo spiegata. Vide, arrivò, vide e credette. Questo è la meraviglia. Ci vediamo a un prossimo video, iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete il video, mi raccomando datemi una mano sempre a crescere. Un caro saluto a tutti, ciao da Ermanno. Ciao!